Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle della comunità del Vangelo di oggi. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno, mercoledì 20 agosto, San Bernardo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua casa, come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito, per camminare sempre come figli della luce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per 1 denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno 1 denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno 1 denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato 1 ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo? Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per 1 denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso, perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A volte ci sentiamo delusi da Dio. Forse non lo diciamo apertamente, ma nel cuore può nascere un pensiero silenzioso. Io ho fatto tanto per il Signore e in cambio? Ci confrontiamo con gli altri, guardiamo chi sembra aver ricevuto di più e dentro di noi si accende una punta di amarezza. Ma Gesù nel Vangelo ci riporta subito alla verità con parole disarmanti. Amico, io non ti faccio torto. Dio è fedele, ci dona ciò che ha promesso e quello che ci ha promesso, se ascoltiamo bene, non è una vita comoda, non è il successo umano, ma la gioia piena, la vita eterna, l'intimità con Lui. Se nel nostro cuore ci aspettiamo altro, forse è il momento di chiederci: sto seguendo Dio per amore o per una ricompensa che ho immaginato io? Il denaro della parabola rappresenta la giusta ricompensa promessa, ma il vero tesoro è l'amicizia con Dio, essere invitati a lavorare nella sua vigna, essere parte della sua opera di amore. E se anche ci sembra che altri ricevano più di noi, ricordiamoci che la generosità di Dio non toglie nulla a nessuno. Lui è buono con tutti e la sua bontà è motivo di festa, non di invidia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E restiamo sempre uniti con l'ascolto del Vangelo e anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Capi? Opla. Eccolo. Bravo. Bravo, bravo. Appuntamento del martedì e del giovedì per pregare insieme con una decina del rosario. Eccoci qui, quindi leggo solo alcune intenzioni, così diamo anche il tempo ad altre persone di collegarsi. Vedo Carmela che scrive: per i miei figli e i nipoti. Anna Maria, per tutte le nostre intenzioni. Anche Norma dice: per i miei nipotini. Poi Tiziana, per la salute di Claudia che dovrà fare accertamenti. E poi Maria, per la pace nel mondo. Gianluca, per la mia famiglia. Ecco, ho letto solo alcune intenzioni, adesso mi fermo, ma è anche un modo così per sentire, insomma, che la comunità si riunisce veramente, che siamo presenti e che non è solo, ecco, apparenza, ma è realtà di tante persone che ci troviamo per pregare insieme e presentare le preghiere che ciascuno di noi porta nel cuore. Per noi, le persone care, e poi pensiamo anche alle persone più lontane da noi, preghiamo per la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, in questa decina del Rosario mediteremo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Un momento di silenzio e così chiediamo l'aiuto del Signore, ricordiamo le persone care e le intenzioni di preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vogliamo pregare insieme ancora un Pater Ave Gloria. Questo ci offre ancora la possibilità di pregare. Ricordiamo il nostro Papa Leone, preghiamo per la Chiesa, per tutta la nostra comunità. Ci stringiamo in modo particolare alle tante persone che vivono momenti anche difficili. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, apri i miei occhi e fa che io veda il tuo amore che splende in ogni cosa. Proteggimi dalle frecce del nemico, liberami dal male, in te confido. Dammi uno spirito di mitezza e compassione per seguirti umilmente sulla via della croce. Vieni Gesù, tu sei la mia pace, vita che non muore. Venga il tuo spirito e dimori nel mio cuore. Resta con me, ora e sempre. Amen. Per i cari defunti, l'eterno riposo dona a loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi, sia anche con tutte le persone che portate nel cuore per cui abbiamo pregato. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Io vi abbraccio e di cuore vi ringrazio perché vi unite insieme per pregare, secondo me è una cosa stupenda. Un carissimo saluto anche a chi potrà unirsi a noi più tardi. Ciao, buonanotte o buon proseguimento e abbi cura di te. Ci vediamo domani, eh? Addio piacendo. Ciao ciao. Su quel monte ti ho incontrato, madre dolce, madre amata, nel silenzio hai parlato al cuore, portando pace e vero amore. Con le mani giunte a te, mi sono perso nell'Ave Maria, ogni parola era una preghiera, ogni sospiro una luce d'amore. Su quel monte, regina della pace, la tua voce ha portato speranza. Ave Maria, dolce melodia, ci guidi sempre verso Dio. Su quel monte ti ho incontrato e il mio cuore hai trasformato. Tra le rocce e il cielo immenso, il tuo amore ho sentito intenso. Con ogni passo verso la luce ho trovato la pace nel tuo cuore di madre. Con il rosario stretto al cuore, ogni ave recitata in tuo onore, tu ci chiami, dolce madre, a vivere nella pace. Su quel monte, regina della pace, la tua voce ha portato speranza. Ave Maria, dolce melodia, ci guidi sempre verso Dio. Su quel monte ti ho incontrato e il mio cuore hai trasformato. Ave Maria, piena di grazia, tu sei la luce che ci abbraccia. Ogni parola è come un fiore che sboccia al sole del tuo amore. Su quel monte, regina della pace, la tua voce ha portato speranza. Ave Maria, dolce melodia, ci guidi sempre verso Dio. Su quel monte ti ho incontrato e il mio cuore hai trasformato. Su quel monte ti ho incontrato, regina della pace, il cielo toccato. Preghiera a San Bernardo di Chiaravalle.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Bernardo, dottore della Chiesa e guida spirituale, tu che con la tua vita di preghiera e di penitenza hai mostrato il cammino della santità, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici la tua profonda umiltà, affinché possiamo vivere ogni giorno alla luce della fede. Aiutaci a cercare la verità e la pace nel silenzio della preghiera, come tu hai fatto nei tuoi anni di vita monastica. O Santo Patrono degli studiosi e degli oratori, ispiraci a vivere con saggezza e discernimento, seguendo il tuo esempio di amore per la parola di Dio e dedizione alla Vergine Maria. Intercedi per noi nelle nostre necessità e difficoltà, affinché possiamo trovare conforto e forza nella misericordia e nell'amore di Dio. San Bernardo di Chiaravalle, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. San Bernardo di Chiaravalle, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo,
O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria.
quel monte ti ho incontrato, madre dolce, madre amata, nel silenzio hai parlato al cuore, portando pace e vero amore. Con le mani giunte a te mi sono perso nell'Ave Maria, ogni parola era una preghiera, ogni sospiro una luce d'amore. Su quel monte, regina della pace, la tua voce ha portato speranza. Ave Maria, dolce melodia, ci guidi sempre verso Dio. Su quel monte ti ho incontrato e il mio cuore hai trasformato. Tra le rocce e il cielo immenso, il tuo amore ho sentito intenso. Con ogni passo verso la luce ho trovato la pace nel tuo cuore di madre. Con il rosario stretto al cuore, ogni ave recitata in tuo onore, tu ci chiami, dolce madre, a vivere nella pace. Su quel monte, regina della pace, la tua voce ha portato speranza. Ave Maria, dolce melodia, ci guidi sempre verso Dio. Su quel monte ti ho incontrato e il mio cuore hai trasformato. Ave Maria, piena di grazia, tu sei la luce che ci abbraccia. Ogni parola è come un fiore che sboccia al sole del tuo amore. Su quel monte, regina della pace, la tua voce ha portato speranza. Ave Maria, dolce melodia, ci guidi sempre verso Dio. Su quel monte ti ho incontrato e il mio cuore hai trasformato. Su quel monte ti ho incontrato, regina della pace, il cielo toccato. Fin dall'inizio dei tempi, gli animali hanno popolato i racconti più antichi, custodi di simboli e misteri. E nella Bibbia, ciascuno di loro rivela un volto della creazione. I 1000 volti della creazione, la Bibbia e gli animali, il libro di Filippo Ortensi, ti accompagna in un viaggio affascinante tra le creature straordinarie della Bibbia, per riscoprire la nostra profonda connessione tra l'uomo, la natura e il divino. I 1000 volti della creazione, la Bibbia e gli animali, un'opera che unisce cultura, spiritualità e amore per la vita, perché ogni creatura racconta una storia. Potete richiedere il libro alla Fraternità di San Francesco, Edizioni Francescane, scrivendo all'indirizzo
casatau@ordinefrancescano.it oppure tramite telefono 02 56 56 78 24. I mille volti della creazione, la Bibbia e gli animali. Il libro di Filippo Ortensi. Francesco, uomo povero e umile dal cuore puro, hai scelto il cielo come casa, abbandonando ogni ricchezza. Con passi lenti hai seminato l'amore vero tra le strade, hai accolto il mondo nelle braccia, portando pace e gioia. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Il vento dolce del mattino lo davi il sole, il creato intero, nell'umiltà di ogni creatura vedesti il volto del Signore e col tuo canto hai dato voce alla bellezza della vita, ricordandoci che tutto è dono, che tutto viene da Lui. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Insegnaci, Francesco, la via del perdono, ad amare senza misura, ad abbracciare ogni fratello ferito come te. Vogliamo essere luce, riflesso di Cristo nel mondo. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegni a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di luce. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio.
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 20 agosto 2025, festa di San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ci invita a celebrare la festa di San Bernardo di Chiaravalle, una delle figure più importanti del monachesimo medievale, un gigante della fede cristiana. San Bernardo era un monaco cistercense e fu un uomo di contemplazione, capace di unire la vita di preghiera profonda con una straordinaria attività apostolica e missionaria. San Bernardo, con la sua predicazione infiammata, portò alla conversione tanti cuori, difese la purezza della fede e soprattutto insegnò con la sua vita che il centro di tutto è l'amore di Dio. Vedete, fratelli e sorelle, San Bernardo è anche famoso per la sua profonda devozione alla Vergine Maria, perché le sue parole erano dolci come il miele. Guardando a lui oggi in questa festa, dobbiamo imparare che la santità è lasciarsi trasformare dall'amore del Signore fino a diventare strumenti di bontà e di pace, proprio come lo è stato lui. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal Libro dei Giudici, ci viene presentata una parabola amara e profetica. Dopo la morte di Gedeone, Israele sceglie come re Abimelech, un uomo che impone il suo potere con violenza e inganno. Vedete, la parabola degli alberi che viene proclamata è un'immagine eloquente, perché gli alberi cercano un re, ma gli alberi più nobili come l'ulivo, il fico e la vite rifiutano di regnare perché la loro missione è portare frutto, donare olio, dolcezza e vino.
Vedete, alla fine a regnare sugli alberi resta soltanto il rovo, simbolo di sterilità e pericolo, che non dona nulla, ma soltanto minaccia e distrugge. Questa parabola, fratelli e sorelle, ci mette davanti a una grande verità. Quando l'uomo rinuncia a servire e a portare frutto per cercare il potere, finisce per cadere sotto il dominio di ciò che non dà vita. Vedete, il potere senza servizio diventa distruttivo. Israele, scegliendo Abimelech, ha preferito il rovo e così ha conosciuto la divisione e la violenza. Carissimi fratelli e sorelle, anche per noi questa pagina diventa un appello a riflettere sul tipo di re a cui consegniamo la nostra vita. Ognuno di noi deve scegliere se consegnare la propria vita al potere, all'egoismo, all'orgoglio, oppure all'amore, alla generosità, alla carità. Ecco, oggi riflettiamo su questo e decidiamo da che parte stare, se stare dalla parte del bene oppure continuare a camminare nel male. Nel Vangelo secondo Matteo, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, ci viene donata la parabola degli operai nella vigna. Questo è un testo davvero importante perché mette in crisi la logica umana. Come abbiamo letto, il padrone della vigna esce a diverse ore del giorno e chiama operai a lavorare, ma alla fine della giornata dà la stessa ricompensa ad ognuno degli operai, un denaro. Come abbiamo visto, i primi che sono stati chiamati mormorano perché si sentono trattati ingiustamente, ma qui vediamo che il padrone risponde con parole che risuonano ancora oggi, anche nella nostra vita. Sei invidioso perché io sono buono? Carissimi fratelli e sorelle, questa parabola ci fa entrare nella logica della grazia di Dio, che non è mai un calcolo umano, ma è un dono gratuito di Dio. Vedete, non conta quanto tempo siamo stati nella vigna e non conta nemmeno se abbiamo iniziato presto oppure tardi. Quello che conta davvero è rispondere alla chiamata, accogliere l'amore di Dio. È qui che c'è la difficoltà, perché tutti noi siamo pronti a misurare, a confrontare, a pretendere una ricompensa immediata. Però Dio qui ci sta mostrando oggi che la sua giustizia non è matematica, ma è misericordia. Carissimi fratelli e sorelle, questa parabola di oggi diventa ancora più importante se pensiamo proprio a San Bernardo. Lui comprese che ciò che conta davvero nella vita non è la quantità delle opere, ma la qualità dell'amore. Ecco perché nella sua predicazione ricordava che anche un atto umile, se fatto per amore, ha un valore infinito agli occhi di Dio. Allora oggi, alla luce della parola e della testimonianza di San Bernardo, interroghiamoci sulla nostra vita. Chi vogliamo seguire? Il mondo che ci spinge a cercare il potere, oppure il Vangelo che ci invita a vivere l'umiltà e l'amore? Vedete, guardando al rovo del libro dei giudici, comprendiamo che senza amore la vita è disumana, e guardando invece al padrone della vigna comprendiamo quanto amore ha Dio per noi, non per i nostri meriti, ma perché siamo suoi figli. Allora non lasciamo mai che l'invidia ci rubi la gioia. Impariamo a gioire per la bontà di Dio e chiediamo, per intercessione di San Bernardo, di avere sempre un cuore semplice, un cuore che sa amare, un cuore che sa rispondere con generosità, perché solo così anche noi, come San Bernardo, potremo portare frutto abbondante.
e diventare finalmente strumenti di pace per la Chiesa nel mondo. Auguri a tutti coloro che portano questo nome. Possa San Bernardo di Chiaravalle intercedere per noi, per le nostre famiglie e per le nostre intenzioni. E chiediamo a San Bernardo un'intercessione particolare per tutti gli ammalati, i sofferenti, i carcerati e per la pace nel mondo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 20 agosto 2025, festa di San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio,
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate, e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce, e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce, e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina,
intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Francesco, uomo povero e umile dal cuore puro, hai scelto il cielo come casa, abbandonando ogni ricchezza. Con passi lenti hai seminato l'amore vero tra le strade, hai accolto il mondo nelle braccia, portando pace e gioia. Francesco, guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Il vento dolce del mattino lo davi il sole, il creato intero, nell'umiltà di ogni creatura vedesti il volto del Signore, e col tuo canto hai dato voce alla bellezza della vita, ricordandoci che tutto è dono, che tutto viene da Lui. Francesco, guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Insegnaci, Francesco, la via del perdono, ad amare senza misura, ad abbracciare ogni fratello ferito come te. Vogliamo essere luce, riflesso di Cristo nel mondo. Francesco, guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegni a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno
anno di luce, Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Fin dall'inizio dei tempi, gli animali hanno popolato i racconti più antichi, custodi di simboli e misteri. E nella Bibbia ciascuno di loro rivela un volto della creazione. I 1000 volti della creazione, la Bibbia e gli animali, il libro di Filippo Ortensi, ti accompagna in un viaggio affascinante tra le creature straordinarie della Bibbia, per riscoprire la nostra profonda connessione tra l'uomo, la natura e il divino. I 1000 volti della creazione, la Bibbia e gli animali, un'opera che unisce cultura, spiritualità e amore per la vita, perché ogni creatura racconta una storia. Potete richiedere il libro alla Fraternità di San Francesco, Edizioni Francescane, scrivendo all'indirizzo casatau@ordinefrancescano.it oppure tramite telefono 02 56 56 78 24. I 1000 volti della creazione, la Bibbia e gli animali, il libro di Filippo Ortensi. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi
dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie, della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Dopo la Pentecoste, gli apostoli escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una paura soltanto, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Maria non ha conosciuto il peccato infatti è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo, come noi, e diventare
l'apripista di una nuova umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria in cielo continua a essere madre, quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericorde oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
La preghiera del pellegrino. Signore, io mi metto in cammino sempre per raggiungerti e incontrarti. Tutta la mia vita è un grande viaggio per scoprirti, conoscerti e amarti. Diventare tuo discepolo è lo scopo di tutto il nostro camminare nella vita. Fa che impari a migliorare me stesso, guidato dalla parola del tuo Vangelo. Solo così farò veramente quel pellegrinaggio che mi aiuta a diventare un vero cristiano. Tutto ciò che ho conosciuto e imparato ora diventi patrimonio della mia esistenza, perché io lo possa trasmettere con la testimonianza di una vita di fede. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, Maria, Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Pensiero di Padre Pio di oggi. Amare il prossimo non significa essere d'accordo con lui sempre, ma desiderare il suo bene. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Eugenio, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle di Mater Dei Christian TV Friuli. Allora, vi faccio questo video in quanto vi vogliamo comunicare che abbiamo sistemato finalmente il nostro sito internet ufficiale Mater Dei Friuli TV. È completissimo di tutto. Appena aperto, facciamo una prova. Ecco, vi compare la mini TV alla quale basta, per accenderla, basta schiacciare il triangolino. Adesso per comodità io toglierò l'audio e andiamo avanti. Subito sotto abbiamo una radio streaming. Più sotto ancora, volete chiedere informazioni, mi scrivete il vostro nome, cognome, mail, telefono
e mi fate qualsiasi richiesta, io vi risponderò. Per facilità, eccoci qua, non dovesse partire la mini TV in cima, abbiamo scritto diretta TV, clicca qui sotto, basta schiacciare dove c'è scritto live stream, clicca qui, basta schiacciare sulla foto, ecco, e si accende la mini TV. Per comodità torniamo indietro. Nei secoli dei secoli e per Adesso siamo intercessione in di diretta Santa con Maria. padre Stefano, fra Stefano. Andiamo indietro. Abbiamo aggiunto anche la rassegna stampa qui del nord-est, ma c'è anche la rassegna stampa della TV per la minoranza italiana in Istria, TV Nova di Pola, nonché anche il telegiornale di Euronews e le previsioni del tempo. Basta cliccare su Go 1 Live. Tic. Si apre la cartella dove troviamo tutta quanta la cartella dei notiziari. Possiamo scegliere giorno per giorno, tema per tema il notiziario. Andiamo avanti. Diretta. Successivo, diretta preghiere del mattino, clicca qui sotto. Basta cliccare sull'immaginetta. Quando è in diretta, qui trovate le preghiere del mattino. Adesso siamo collegati sul nostro canale YouTube, dove c'è la lista dei programmi. Quando siamo in diretta al mattino o per la Coroncina Divina Misericordia, al centro trovate la diretta. Andiamo avanti. Alle ore 15, diretta Coroncina alla Divina Misericordia, stessa solfa. Si schiaccia l'immaginetta del Gesù e andiamo direttamente alla pagina YouTube. Ecco, al posto della Madonnina e della lista programmi troverete la diretta. Andiamo avanti ancora. Trovate una sezione, il nostro canale YouTube. Allora, cliccando sulla Madonnina si va sul nostro sito di YouTube e troverete tutti i video delle preghiere del mattino, dalle lodi alla Santa Messa di Assisi, a Fra Stefano al Vangelo del giorno, Don Federico, un sunto velocissimo del Vangelo, è bellissimo, le preghiere mattutine a Maria, le preghiere del mattino, il pensiero di Padre Pio, il rosario da Lourdes. Se preferite vedere qualcosa di particolare, di specifico, basta schiacciare qua. Torniamo indietro e andiamo avanti. Successivo, il podcast, cos'è? Niente po' di meno che l'archivio. Noi clicchiamo sopra. E andiamo sulla pagina e sul sito di riserva in caso di guai. Eccoci qua, siamo in diretta. Qui c'è il nostro amico tratta della nota Roberto apparizione Tosolini. della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese. Qui troviamo il Vangelo del giorno e tutte le pubblicazioni degli ultimi 5 anni per temi: la Veggente Vicca, i Veggenti, Suor Lucia, Santuario Sant'Antonio di Gemona, e più ne ha e più ne metta. E ritorniamo al nostro sito ufficiale. Vogliamo guardare la diretta direttamente sul sito di Telepace, clicchiamo sulla colomba. Forse. Dobbiamo aggiustarlo. Santo del giorno. E andiamo al Santo del giorno. E così via. È semplicissimo e anche coloratissimo.
Ecco, con questo io vi ringrazio, un caldo abbraccio a tutti e buona settimana in attesa dell'assunzione della solennità di venerdì prossimo. Ciao ciao da Eugenio. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in un Buongiorno a tutti. Mercoledì 20 agosto la regina di Saba venne per ascoltare Salomone e qui c'è più di Salomone. E noi non sappiamo chi sia questa regina di Saba. È un personaggio che forse è mitologico, ma sembra di poter identificare il regno di Saba o con lo Yemen o con il Corno d'Africa. Per andare a Gerusalemme sono 2500 chilometri. Cosa ci sta dicendo Gesù? Che la regina di Saba per andare a ascoltare Salomone ha fatto 2500 chilometri. Come noi per andare ad ascoltare persone che interessano alla cultura, alla politica, facciamo chilometri e chilometri. E ci chiede il Signore Gesù, perché? Per ascoltare la parola di Dio. Neanche la strada fino in chiesa riuscite a fare tutti i giorni. O non riuscite neanche a fare lo sforzo di aprire un libro. O non riuscite neanche a fare lo sforzo di tirare fuori dal cellulare la Bibbia. Perché siamo così indolenti quando c'è da ascoltare la parola di Dio? Gli altri personaggi siamo disposti a far fatica a svegliarci presto la mattina. E allora forse Dio è più importante. E allora chiediamo di trovare il coraggio di fare 2500 chilometri per ascoltare anche solo una parola di Dio, perché illumina tutta la giornata. Buona giornata. Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini.
Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione, e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi, e Dio lo chiamava il Paron, e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città, che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire, perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a madre Giuseppina Bakhita, madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Facciamo memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa, fondatore, appartenente meglio all'ordine dei Cistercensi, di derivazione benedittina, ora et labora, lavoro e preghiera. Importanti e ricchi di spiritualità i suoi sermoni, i suoi scritti sulla Madonna, di cui fu un devoto particolare. Chiediamo perdono delle nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua casa, come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Giudici. In quei giorni tutti i signori di Sichem e tutta Bet Milo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech presso la quercia della stele che si trova a Sichem. Ma Jotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garazim e alzando la voce gridò: ascoltatemi, signori di Sichem, ed io ascolterà voi. Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'olivo: regna su di noi. Rispose loro l'olivo: rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi. Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro il fico: rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito e andrò a librarmi sugli alberi. Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinuncerò al mio mosto che lieta dei e uomini e andrò a librarmi sugli alberi. Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi: se davvero mi ungerete re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano. Parola di Dio. Signore, il Re gioisce della tua potenza. Signore, il Re gioisce della tua potenza quando esulta per la tua vittoria. Hai esaudito il desiderio del suo cuore, non hai respinto la richiesta delle sue labbra. Vieni incontro con larghe benedizioni, gli poni sul capo una corona di oro puro. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno per sempre. Grande è la sua gloria per la tua vittoria, lo ricopri di maestà e di onore,
poiché gli accordi benedizioni per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per 1 denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 fece altrettanto. Uscito verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio ricevettero ciascuno 1 denaro. Quando arrivarono i primi pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno 1 denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato 1 ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per 1 denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te, non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Quando vogliamo fare i conti in tasca a Dio, siamo veramente patetici. Non siamo capaci di amministrare neppure quei pochi beni che pensiamo di avere e vogliamo dire a Dio come fare con gli uomini. Dio non agì secondo una giustizia meritocratica, ma secondo una logica di misericordia senza limiti. Lui non fa domande, non chiede il curriculum, ma fa solo una proposta. Vuoi venire a lavorare nella mia vigna? Vuoi cambiare? Vuoi dare una mano? Vuoi dare un tuo contributo? Ecco, Dio crede nella nostra conversione e sa che anche un unico e sincero gesto di amore, di solidarietà, può cancellare anni di errori. Gesù chiama energicamente i suoi apostoli a comprendere il contrasto che esiste tra l'atteggiamento del padrone, pieno di compassione, e l'atteggiamento dei primi lavoratori che pensano solo ai propri interessi, ai propri meriti e diventano invidiosi di quelli dell'ultima ora che hanno la fortuna inaspettata di incontrare un padrone buono e compassionevole. Purtroppo, i lavoratori della prima ora non comprendono la generosità del padrone, non si sentono solidari con i loro compagni, gli ultimi, non si riconoscono loro fratelli. Ancora una volta, la logica evangelica supera quella umana, nonostante atteggiamenti contrari.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accollici, o Signore, sia gradito il nostro sacrificio, oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, il sacramento dell'unità e della pace, nella memoria di San Bernardo Abate, che insigne per la parola e l'azione operò instancabilmente per la concordia e l'armonia nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Bernardo Abate ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione un aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo
in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. E ricordati, o Padre Santo e buono, anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare di Rosaria Bertinieri, e per le anime più abbandonate del Purgatorio, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli San Bernardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cibo di vita eterna, non diventi per mezzo di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen.
Preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dall'amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bakhita, prega per noi. Portsous è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Portsous sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella
che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni, invece, sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 centimetri di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus.
Ben ritrovati dalla redazione. Incidente tra una Smart e un autobus della Trieste Trasporti nella serata di ieri in Campi Elisi. I due ragazzi a bordo dell'auto hanno riportato traumi multipli, uno dei due è stato trasportato all'ospedale di Cattinara per un trauma al bacino, nessun ferito tra i passeggeri dell'autobus fatti evacuare dall'autista, rimasto anche lui illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, il personale della Trieste Trasporti e la polizia locale. Un uomo è rimasto seriamente ferito in un incidente che si è verificato nella propria abitazione di San Daniele del Friuli. Mentre stava scendendo dall'auto in prossimità di una rampa, il veicolo si è messo in movimento schiacciandolo contro un muro laterale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con la squadra del distaccamento di Gemona, supportata dai colleghi di Spilimbergo e dall'autogru. Giunti sul posto hanno agganciato la vettura al vericello di uno dei propri mezzi di soccorso e mentre un vigile è entrato nella vettura del portellone posteriore e sempre rimasto all'interno del veicolo per assistere l'autista ferito, hanno trainato all'indietro l'autovettura fino a liberare lo spazio per riuscire a lavorare ed estricare l'uomo che si era procurato lesioni a una gamba e a un braccio. La polizia di Stato ha arrestato al valico di Farnetti una cittadina rumena ricercata dalle autorità tedesche per gravissimi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Germania ai danni di un'anziana vittima. La donna, appena 22enne, era destinatario di un mandato d'arresto europeo ai fini di estradizione emesso nel mese di giugno del 2024 dalle autorità giudiziarie tedesche per omicidio e rapina aggravata in concorso. I fatti di Muggia arrivano sulla scrivania del prefetto Giuseppe Petronzi. Oggi è in programma la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato a prendere in esame anche quanto accaduto nei giorni scorsi durante il carnevale estivo, vale a dire le risse, i pestaggi di gruppo, gli atti vandalici, lo spaccio di sostanze, l'uso smodato di alcol, ad opera soprattutto delle bande dei Maranza. Sotto la lente anche le successive rappresaglie dei muggesani sostenute da alcuni ultra della Triestina. Il meteo, tempo instabile oggi con cielo in prevalenza nuvoloso sulla zona montana, variabile altrove. Possibili rovesci temporali sparsi a più riprese alternanti a tempo migliore. Qualche temporale potrà essere forte su pianura e costa. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 16 e 19 gradi, sulla costa fra 20 e 22, le massime in pianura fra 27 e 29, sulla costa fra 26 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. Una nave con a bordo 1200 tonnellate di cibo per la popolazione di Gaza si avvicina al porto israeliano. Gli aiuti provengono da Cipro, Italia, Malta e Kuwait. Filtra cauto ottimismo dai leader europei dopo i colloqui alla Casa Bianca con Zelensky e Trump. Sostegno anche all'incontro trilaterale con Putin. Una nave con a bordo 1200 tonnellate di cibo per la popolazione della striscia di Gaza si è avvicinata al porto israeliano di Ashdod martedì.
L'imbarcazione, battente bandiera panamense, è stata preventivamente controllata da funzionari israeliani nel porto cipriota di Limassol al momento della partenza. Trasporta generi alimentari come pasta, riso, cibo per bambini e prodotti in scatola. L'iniziativa è stata organizzata proprio a Cipro grazie al sostegno finanziario degli Emirati Arabi Uniti al cosiddetto Fondo Amaltea, istituito lo scorso anno per facilitare le donazioni di fronte all'aggravarsi della crisi umanitaria nella striscia. Circa 700 tonnellate di aiuti provengono proprio da Cipro, il resto da Italia, Malta, da un ordine religioso cattolico e dall'organizzazione non governativa kuwaitiana Al-Salam Association. Intanto almeno 26 persone sono state uccise a Gaza martedì, secondo gli ospedali locali. La cifra comprende almeno 8 persone che hanno perso la vita in attacchi israeliani in un campo che ospita sfollati a Khan Yunis, altre 4 in un attacco simile a Deir al-Balà. Le morti arrivano nonostante nella giornata di lunedì 18 agosto una fonte di Hamas abbia dichiarato che il gruppo di resistenza palestinese ha accettato l'ultima proposta di cessate il fuoco, un piano che si basa in buona parte su quanto ipotizzato in precedenza dagli Stati Uniti. Nel frattempo è stato rivelato che nel 2024 è stato ucciso un numero record di 383 operatori umanitari in tutto il mondo, di cui quasi la metà proprio nella striscia di Gaza, secondo i dati indicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. Gli Stati Uniti discuteranno con Israele di uno stop agli attacchi in Libano dopo che Beirut ha approvato un piano sostenuto da Washington per disarmare Hezbollah. Lo ha annunciato l'inviato degli Stati Uniti in Libano, che ha dichiarato che Washington cercherà una proposta economica per la ricostruzione post-bellica del paese. So the next step is we need participation. It's always a step-by-step approach, but I think the Lebanese government has done their part. They've taken the first step. Now what we need is Israel to comply with that equal handshake. La decisione circa il piano di disarmo ha fatto arrabbiare il gruppo militante, che ritiene che l'esercito israeliano debba prima ritirarsi dall'area del Libano meridionale che occupa dallo scorso novembre. Il segretario generale di Hezbollah ha giurato di combattere i tentativi di disarmare il gruppo, seminando il timore di disordini civili nel paese. L'Unione Europea e gli alleati devono affiancare allo sforzo diplomatico un lavoro pratico per fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza. A dichiararlo è stato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa dopo le numerose riunioni tra i leader europei, i presidenti di Ucraina e Stati Uniti, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della NATO. Now is the time to accelerate our practical work to put in place a guarantee similar to NATO's Article 5 with continued United States engagement. The coalition of willing should remain closely involved in this process. The Ukrainian armed forces will be the first line of defense. That is why we must enhance, reinforce and unblock our military support to Ukraine. I leader europei si sono mostrati cautamente ottimisti riguardo agli sforzi degli Stati Uniti per portare avanti un accordo di pace, ma hanno ribadito le loro preoccupazioni riguardo alla possibilità di porre una rinnovata fiducia nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. I vertici di Danimarca e Finlandia in particolare hanno dichiarato martedì che il leader russo deve dimostrare di essere seriamente intenzionato a raggiungere un accordo di pace. Oltre alla possibilità di contare su una difesa collettiva in caso di attacco, sul tavolo c'è anche la possibilità di inviare una forza di interposizione in Ucraina. Diversi paesi, tra cui Regno Unito, Francia ed Estonia, hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso. Altri progetti includono il rafforzamento delle forze armate ucraine per garantire che rimangano un forte deterrente negli anni a venire. Gli abitanti di Kiev hanno trattenuto il fiato durante il colloquio tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. Durante il vertice lunedì Trump ha espresso la speranza che lui e Zelensky possano presto tenere colloqui con il presidente russo Putin, con l'obiettivo di porre fine alla guerra della Russia in Ucraina.
Ми, як кожен українець, сподіваємось, що кожні перемовини дадуть нам якийсь позитивний результат. Тому вчорашні перемовини – це був історичний момент. Я думаю, ми всі тримали кулаки і кожен свідомий українець слідкував. Те, що це закінчення війни, я думаю, неможливо буде. Бо мені здається, якщо навіть і перемир'я в якомусь вигляді буде, це не закінчення війни. Бо це ворог, який не зупиниться на тому, на тих кордонах, які він зараз mає. Durante gli incontri, anche con la partecipazione di 7 leader europei, Trump ha telefonato a Putin per preparare il suo faccia a faccia con Zelensky. Il leader russo ha offerto Mosca come sede, un'alternativa proposta, se mai l'incontro si terrà, è Budapest. Текущая конфликтная ситуация, она, конечно, изживет себя временем. Зависит ли от встречи с Трампом или не с Трампом, я не знаю. Но точно это пройдет, и точно мы придем к миру. Может быть, не очень скоро. Я думаю, прежде чем не договорятся о технических моментах на тему обмена территории, этой встречи не будет. Как только уже будет soglасие сторон, тогда все произойдет очень быстро, и мы будем. Putin ha chiesto a Kiev di rinunciare al Donbass, una regione dell'Ucraina orientale che ha visto alcune delle peggiori battaglie di questi 3 anni di guerra. Zelensky tuttavia ha rifiutato qualsiasi cessione territoriale a Mosca. Russian president has reportedly told Donald Trump that one of his demands is full control of Donbass. Now, the region in eastern Ukraine with a pre-war population of 6.5 million people includes 2 regions, Donetsk and Luhansk. Moscow's demands regarding it are not new. They aren't even from 2022. Putin has been trying to occupy Donbass for 11 years since Russia's first invasion of Ukraine. But even with the full-out war of 2022, Moscow still failed to occupy all of Donbass militarily and hopes to do it now with the maximalist demands under Trump's mediation. The US-based Institute for the Study of War estimates that Russia will be unable to seize all of Donetsk region rapidly by force, since Moscow has been trying to do so for over a decade and failed. Russia could only rapidly seize all of Donetsk region if Ukraine concedes to Putin's demands and withdraws from it. Putin's claim that Russian forces will inevitably seize all of Donetsk region if the war continues is false. The Russian campaign for Chasiv Yar began in May 2023 after Russian forces seized Bakhmut, east of Chasiv Yar, and has then intensified a year later in April 2024. It has taken Russian forces 26 months to advance roughly 11 kilometers from western Bakhmut to the western edge of Chasiv Yar. The Pokrovsk assault campaign began in February 2024 after the seizure of Avdiivka. Moscow has dedicated multiple efforts to seizing Pokrovsk through frontal assaults, envelopment or encirclement, all of which have thus been unsuccessful after more than 18 months. Putin previously said that he also wants to control 2 more regions of Ukraine, Zaporizhia and Kherson. This, according to the UK Defense Ministry, would take Moscow 4 years and a half and 2 more million Russian casualties killed and wounded, on top of 1 million troops that Russia has already lost in casualties since the beginning of its full-scale invasion of Ukraine. I vigili del fuoco spagnoli sono ancora al lavoro per spegnere una dozzina di incendi che stanno devastando gran parte della Galizia nel nord-ovest della Spagna. L'agenzia meteorologica spagnola ha segnalato un rischio di incendio ancora molto alto e estremo, nonostante siano un po' scese le temperature da record portate dall'ondata di caldo che ha colpito l'Europa meridionale nelle ultime 2 settimane. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha visitato la zona martedì, parlando del caldo senza precedenti che ha alimentato i roghi e dell'emergenza climatica che ne è la causa. Secondo Madrid, negli ultimi giorni la Galizia ha registrato una temperatura media giornaliera superiore ai 42 gradi Celsius. Sánchez ha annunciato che dichiarerà le aree devastate dagli incendi zone disastrate. È il 10° giorno consecutivo che migliaia di vigili del fuoco, aiutati da soldati e da aerei che bombardano l'acqua, sono impegnati a combattere le fiamme che finora hanno ucciso 4 persone e bruciato complessivamente più di 3.800 km² di boschi spagnoli. Martedì sono arrivate nell'area unità antincendio dalla Germania per aiutare le squadre locali.
Anche nel vicino Portogallo più di 3.700 vigili del fuoco hanno continuato a sfidare le fiamme martedì. Secondo il monitoraggio europeo, 2.350 km² sono stati devastati dagli incendi che hanno ucciso almeno 2 persone. Dopo anni di pianificazione, martedì mattina a Kiruna, nel nord della Svezia, è iniziato il trasferimento di un'intera chiesa per fare posto all'espansione della più grande miniera di ferro sotterranea del mondo. La Kiruna Kirka, considerata tra le più belle e importanti del paese, è stata caricata su una grande piattaforma mobile e raggiungerà la sua nuova sede in 2 giorni, percorrendo un tragitto di 5 chilometri a una velocità di appena mezzo chilometro all'ora. I lavori per spostare la chiesa fanno parte di un progetto più ampio pensato dal 2004 per trasferire tutto il centro della città e proteggere così gli edifici e i residenti dai rischi legati all'attività mineraria. Nella miniera, infatti, si è scavato sempre più in profondità nel sottosuolo, causando crepe in superficie. Lo spostamento si è trasformato in uno spettacolo mediatico per il quale sono accorse migliaia di persone. Buonasera dal TG. In occasione del 79esimo anniversario della strage di Vergarola si è svolta a Pola la tradizionale commemorazione in memoria delle vittime che persero la vita sulla spiaggia polese. La data del 18 agosto del 1946 segnerà per sempre la storia della città di Pola. Tutto iniziò quando numerose famiglie decisero di passare una domenica spensierata al mare sotto il sole estivo presso la spiaggia polese di Vergarolla, osservando la regata tradizionale Coppa Scarioni della società Pietas Julia. Nel mentre all'insaputa di tutti sott'acqua giacevano 28 mine contenenti 9 tonnellate di esplosivo. Sono le 14:10 quando il suono di un tonfo tremendo si espanse su tutta la spiaggia. Io ho sentito un'esplosione piccola, come un colpo di pistola ma grosso. Bing! Si stima che quel giorno abbiano perso la vita almeno 65 persone, con alcune fonti che stimano il numero totale delle vittime tra 100 e 116. Un terzo delle vittime erano bambini. E ho visto un'immensa colonna di fuoco. Questo scoppio ha veramente ucciso lo spirito e l'anima della città di Pola. E come ogni anno i rappresentanti della città di Pola, della regione istriana, l'Associazione Italiani di Pola, dell'Istria Esuli, i rappresentanti dell'Unione Italiana, l'onorevole Furio Radin ed altri si sono radunati presso la lapide commemorativa in centro città per rendere omaggio a tutte le vittime di questa tragedia. La giornata è iniziata con la Santa Messa presso la cattedrale di Pola, per terminare con la deposizione di corone di fiori e discorsi dei presenti affinché questa strage non venga mai dimenticata, ma innanzitutto che non si ripeta mai più. Carissime polesane e polesani, ma più di tutto famiglie delle vittime di una tragedia che colpì la nostra città 79 anni fa. Una canzone di un musical famoso creato che parlava come il nostro mondo può essere più bello e migliore. Amici e conoscenti delle vittime e dei superstiti della strage di Vergarolla, spettabili autorità, signore e signori. Quest'oggi, come ingiustamente non da sempre, bensì soltanto da pochi decenni, ci siamo riuniti in questo luogo simbolico della nostra città per rinnovare il ricordo della tragedia avvenuta alla spiaggia di Vergarolla il giorno 18 agosto 1946.
Ci siamo ritrovati qui per onorarne le vittime, gli eroi, primo inter pares, l'eroe chirurgo Micheletti, già citato dal collega sindaco Garbin, per ringraziare i superstiti che hanno diffuso la loro storia personale, facendola diventare o comunque impegnandosi al fine di farla diventare patrimonio comune e consapevole, nonché per lanciare un messaggio di pace. Ma dato che Vargarola, anche se è stata un atto terroristico, anche fosse stato un atto terroristico e anche se è stato un atto terroristico, è stata soprattutto una tragedia. Perché una tragedia? Perché ha portato via tanta gente da Pola, ha contribuito a portare via tanti polesani da una città che io, nato dopo la guerra, esiste soltanto nel mio immaginario e nelle memorie che sto incominciando a scrivere. C'è una proposizione alla quale tengo tanto, ed è che la mia Pola, la Pola del mio immaginario, la città di Pola di mio nonno, di mio padre, di mia madre, è morta prima che io nascessi. E dunque io ho vissuto sempre in una città immaginaria. Camminando per le vie di Pola ho vissuto in una Pola che era ormai soltanto nella mia mente. Siamo tutti italiani, cosa potranno farci? Restiamo qui. Pola, anche se diventa jugoslava e stava diventando jugoslava, noi possiamo rimanere, però c'era un po' di incertezza. Ricordiamo diversi tragici anniversari, la maggior parte risultato di vicende che nel secolo breve hanno lasciato in eredità a queste genti ferite e cicatrici che solo il tempo e il buon senso sono capaci di lenire. Dimenticare, relativizzare o ancor peggio ignorare le pagine dolorose del nostro passato non sono opzioni accettabili. È giusto invece ricordare, obiettivamente, con onestà, senza volontà di prevaricazione o necessità di politicizzare il dolore, i traumi, i torti o le ragioni delle generazioni che ci hanno preceduto, ma con il desiderio invece di comprendere, per ricucire insieme quelle ferite e guardare a un oggi, ma soprattutto a un domani, di pace, di rispetto e di umanità. Amici italiani, amici croati, io tengo veramente prima di tutto a ringraziarvi per avermi dato la possibilità di partecipare per la prima volta quale rappresentante della Repubblica Italiana in questo territorio a questa commemorazione di quella che fu per la neonata all'epoca Repubblica Italiana la prima strage di civili in tempo di pace. Una pace peraltro che seguiva ad una guerra tragica, sanguinosa, che aveva sconvolto a suo tempo gli equilibri mondiali e da cui il mondo intero stava ancora facendo fatica a riprendersi. Però quel 18 agosto del 1946 sembrava una giornata come tante qui, per tanti polesani, per tanti bambini, per le loro famiglie, che erano in spiaggia quasi per riprendere una vita che ricominciava lì dove si era interrotta e che invece finì per tingersi di rosso, con il sangue di quelle tante decine di vittime, oltre 200 feriti, che rimarranno sempre nella memoria di questi territori e che bisogna ricordare soprattutto per lavorare insieme a costruire un futuro migliore. Come hanno detto giustamente già prima di me, in realtà il concetto che viene alla mente in queste circostanze è sempre quello di pace. Ricordiamo il medico dell'ospedale di Pola, Giuseppe Micheletti, che continuò a operare i feriti e a salvare decine di vite nonostante gli fosse giunta notizia della morte in quella spaventosa esplosione dei suoi 2 figli piccoli e di alcuni altri familiari. Gli è stata conferita la memoria e la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica della Repubblica Italiana.
proclamazione delle più belle corti è una tradizione di lunga data nella città di Albona, che anche quest'agosto è stata portata avanti con successo. La città di Albona, in collaborazione con i comitati locali, l'Ente per il Turismo di Albona e l'azienda municipalizzata Primo Maggio Albona SRL, ha organizzato anche quest'anno l'eco-iniziativa per scegliere i balconi e le corti più belli nei vari comitati cittadini. Dirò che questa è per me una delle manifestazioni più care che la città organizza, perché coinvolge tutti i comitati locali e perché qui si valorizza e si premia il vostro impegno, il vostro lavoro e il vostro amore per la natura. Si dice che una casa racconti molto da come appare la sua corte e il suo giardino, e ora che vediamo queste meravigliose immagini, i vostri splendidi giardini, possiamo davvero affermare che la nostra città è piena di calore, amore e rispetto per la natura. Vi ringrazio per questo, perché non vi limitate a curare i vostri giardini, ma arricchite tutta la nostra comunità, e ogni momento che dedicate al vostro verde rende la nostra città migliore, più bella e più piacevole da vivere. Lori Lucchetta ha presentato le corti premiate, sottolineando come ogni anno i suoi concittadini riescano a sorprendere con creatività e bellezza nell'allestimento. Doriano Bajon, direttore del Primo Maggio Albona SRL, ha ringraziato le famiglie per il loro grande contributo all'abbellimento della città, mentre Astrid Glavicic, direttrice dell'Ente per il Turismo di Albona, ha salutato i presenti. Complimenti a tutti i cittadini, prima di tutto per il vostro impegno, per la creatività che rende la nostra città così bella come lo è, e voi date un grande contributo a questo, non solo ai nostri concittadini, ma anche, cosa importante per la nostra comunità, ai nostri turisti. Sono sicuro che tutti apprezzano le nostre bellezze così come le apprezziamo noi, e che ciascuno di noi contribuisce a suo modo a rendere Albona più bella e migliore. Voi siete un'ispirazione per tutti noi che abbiamo a lavorare in giardino, e anche per coloro che magari non amano, affinché ci stimoliate a partecipare tutti insieme all'abbellimento della nostra città. Grazie a voi e ancora congratulazioni a tutti. La proclamazione si è svolta nella suggestiva Villa Rosa dei Venti a Porta Albona Superiore, i cui proprietari hanno vinto il primo premio per il balcone e la corte più belli nel comitato locale di Porta Albona. Quanta fatica è stata messa in questo? Fate tutto da soli Ma io ho lavorato principalmente da solo, la famiglia e gli amici hanno aiutato all'inizio e poi è andato un po' tutto da sé. Penso che la formula vincente sia stata il fatto che abbiamo piantato piante tipicamente locali, rosmarino, lavando, questavite e l'ulivo, che non richiede una grande manutenzione, così credo che il risultato derivi proprio dal fatto che fin dall'inizio abbiamo scelto bene le colture che volevamo piantare. Questa villa è spesso scelta come set cinematografico. Siamo stati scelti per la prima volta per le riprese del Bachelor olandese. Successivamente è stato girato uno dei progetti più importanti, Day of the Jackal, che è stato realizzato nel 2023 ed è uscito lo scorso novembre, riscuotendo un notevole successo. Dopo di quello abbiamo avuto anche un altro film ucraino e ora ci stiamo candidando per alcuni nuovi progetti. I vincitori hanno ricevuto ricchi premi offerti dall'azienda Primo Maggio, dall'Ente per il Turismo e dal vivaio Dives. Il simbolo della manifestazione è la grafica Garofula dell'artista accademico Josip Diminic. Oltre a Maurizio Batelic, quest'anno sono stati premiati la famiglia Saina di Comitato Albona Bassa, Vedran Biocic di Albona Alta, la famiglia Kos di Ripenda, la famiglia Lizul di Cappelletta, la famiglia Bielic di Vines ed Edin Begic di Catture. In questi giorni ha fatto notizia in tutto il paese. In Istria è in vendita un intero villaggio. Si tratta di Garzini, un borgo abbandonato ai piedi del Monte Maggiore. Il prezzo 4 euro al metro quadrato per un totale di circa 850.000 euro. L'agenzia immobiliare Alea Immobilien ha pubblicato un annuncio di vendita per un intero villaggio in Istria. Il villaggio di Ghersani, con 4 case in pietra, si trova ai piedi del Monte Maggiore ed è abbandonato da oltre 10 anni. Si trova non lontano dal castello di Belai. È circondato da vigneti perfettamente corati su 12 ettari. Il suo aspetto ricorda un po' la Toscana. Dispone di allacciamento elettrico e idrico di fronte all'edificio principale. Il villaggio si estende su una superficie di 200.000 m2, di cui circa 1.200 m2 di terreno edificabile, mentre il resto è adibito a uso agricolo. Il prezzo 850.000 euro. La direttrice dell'agenzia in questione afferma che il villaggio è ideale per un'azienda vinicola, un agriturismo o un glampeggio.
L'interesse, aggiunge, è enorme. Dato che i 1200 metri quadrati su cui si trovano queste strutture sono in realtà terreni edificabili e si trovano in una zona residenziale, non ci sono restrizioni particolari, se non che si tratta, ripeto, di una zona residenziale e quindi non vi si possono costruire capannoni o edifici industriali, ma solo quelli residenziali. Ho letto che si dice che sia anche una zona perfetta per un ecoturismo, agriturismo, qualcosa del genere. Certamente, non so se venendo qui ha visto i vigneti lungo la strada. Questo terreno e i vigneti un tempo erano coltivati dai precedenti proprietari, quindi penso che questa zona sia davvero fantastica per la coltivazione dell'uva o anche per l'allevamento di bestiame. Penso che la località sia molto interessante, dato che il villaggio è isolato e i nuovi proprietari avranno la loro privacy. Per quanto riguarda il prezzo, la nostra intervistata ricorda che gli stranieri, soprattutto tedeschi, hanno acquistato immobili in massa dopo la pandemia, quindi la domanda ha superato l'offerta, causando un aumento drammatico dei prezzi. Tuttavia, recentemente questa tendenza ha rallentato e il mercato si è stabilizzato, e Reyes stima che i prezzi potrebbero presto registrare un leggero calo. Pertanto, dato il potenziale che offre, sebbene richieda investimenti significativi, il prezzo di 850.000 euro per il villaggio di Ghersani è abbastanza realistico, conclude Reyes. Notizie flash nell'ambito del Festival dell'Istro Veneto e del concorso Dimmela Cantando. Il 23 agosto alle 20:30 la platea estiva Vlado Benussi della comunità degli italiani Pino Budicin ospiterà il concerto La Comunità Canta Istro Veneto. Gli artisti, tra cui Sergio Predengato, Riccardo Bosazzi e Patrizia Sfettina Jurman, interpreteranno 14 brani in Istro Veneto tratti dalle edizioni passate del concorso, raccontando storie d'amore, amicizia, sogni e coraggio. L'ingresso è libero. Dopo il successo di Laurana, la mostra Erosioni arriva a Draga di Moschena presso la Casa di Cultura Betti. Le fotografie di Salvatore Di Vilio, che catturano la forza e la poesia del litorale, sono esposte con un catalogo bilingue. L'iniziativa, promossa dalle comunità degli italiani di Draga di Moschena e Laurana con il sostegno dell'Unione Italiana, celebra arte e identità culturale. Seconda edizione di Dove c'è musica, l'insegna delle splendide melodie italiane presso l'estivo della comunità degli italiani rovignese. Grazie alla nuova collaborazione tra il sodalizio ed il maestro abbaziano David Daniel, l'estate culturale presso la platea Vlado Benussi è sempre più riconoscibile. Come riconoscibile è la grande voce del maestro Daniel. Sono sola figura in attesa. Rovigno, platea estiva dedicata al compianto maestro Vlado Benussi e comunità in festa per un altro grande avvenimento, il concerto di David Daniel. Da queste parti le serate sono sempre particolari, in special modo i tanti tuffi nel passato ai quali la comunità che porta il nome di Pino Budicin ci ha da sempre abituato. Ed il mondo musicale in cui il giovane maestro Daniel ci ha portato per più di qualcuno è stato un revival del proprio passato giovanile. Vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute. Perché il mio repertorio era anche il mio gusto. Romina Albano, Raffaele Carrà, ma anche dagli anni 50 Nila Pizzi e tutti Ornella Vanoni, Milva, Mina, Patti Bravo, Massimo Ranieri, Orietta Berti, sono tanti, è difficile scegliere qualcuno di loro. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà, ma sarà quel che sarà. Canto da sempre, quando sono stato un bambino, ma io non ho mai pensato di stare un cantante o di fare la musica. E succede
nell'anno 2010-2011, quando ho cantato in un concerto di Abbazia. Ho fatto una canzone, un duetto con Nevi Arigutto da Fiume e dopo è cominciato questo mio viaggio musicale. Più che una carriera, David Daniel ha definito questi impegni musicali come un viaggio ai quali non è estraneo, avendo intrapreso nella vita reale il mestiere della guida turistica. E seppure egli non parli di carriera musicale, il successo se lo sta guadagnando ad ogni concerto. David è inoltre giunto a Rovigno grazie ad una collaborazione iniziata. Ed è un'amicizia che è iniziata sì da vari festival, ma tutto iniziò ora 2 anni fa, da ora penso sì, con il concerto, le 3 giornate dedicate a Liliana Budicin. David Daniel si era molto dedicato pure ad aiutarci sia con la mostra che con il repertorio musicale. Da quella volta allora abbiamo creato questo legame. Ed ecco il duetto con Nevi Arigutto in occasione del 24° anniversario della scomparsa della cantante rovignese Liliana Budicin-Manestar. L'immagine tratta dal nostro archivio è datata al marzo dell'anno scorso. La serata inoltre ha riservato un altro ricordo connesso con la musica italiana, quello rivolto all'appena scomparsa cantante croata Gabi Novak, che ha impersonato sempre e volentieri i successi del bel paese. Un caro saluto d'addio è andato anche a lei. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Sei una sola figura in attesa nel porto di Brest. Io sono la sola figura in attesa. La musica resta sempre uno dei linguaggi più universali. Intanto David non si è dimenticato dei successi italiani un po' più recenti. Noi lasceremo la coloratissima Rovigno con il brano che ha dato il nome alla serata, dove c'è musica, appunto. Siamo nel 1996 con Eros Ramazzotti. Ti porto dove c'è musica, qualcosa succederà. Prendi questa libertà che ti porta dove va via. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata. Lux eterna, qui nos ex tenebris admirabile lumen vocasti. Confugimus secum
coram face tua Domine prosternimur et in silentio te adoramus. Pax Domini sit semper vobiscum et lux tua nos illumine. In ad prasentia sancta Spiritus noster laetetur, Christus spes nostra, qui tollis peccata mundi, illumina nos et da nobis pacem. Christe lux vera illuminans omnem hominem, veni in corda nostra et fugat omni errore. Tu es sol justitiae, stella matutina, qui dissipas tenebras mundi peccati. Adoramus te, verbum Patris, in sacramento altaris presentem. O mirabile lumen dec celo descendens, in figura panis lux nos respiciens, can cherubim et seraphim adorant, illumina nos Domine tuo splendore. Panis angelicus lux in nocte nostra,
tollea nobis omnem saetitate, per hoc divinum convivium mens nostra impletu gratia, tu es fons vitae lux anime, et in te solo veritas luce, da nobis Iesu hanc lucem perpetuam, quae in te manet et semper manebit. Spiritus consoladesur, ventus suavisimus, circumda nos aura sanctitatis Tuae, aperit celum, utros benedictum, eis indat, rigans terram cordis nostris sitientem, inspira verba reconciliationis, et effundet pacem super terras laceratas. Sancta Trinitas, unum lumen et una salus, ad te currit anima nostra fessa. Absorbe omnem dolorem in abysum misericordiae Tuae, et restitue laetitiam salutis. Presta nobis perseverantiam in fide, et gaudium in visione gloriae Tuae. Christe lux vera, amin innanz omnem hominem, venim corda nostra, et fugat omni errore. Tue sol justitia est stella matutina, qui dissipas tenebras mundi peccati, adoramus te verbum Patris in sacramento
O mirabile lumen de cielo descendens, in figura panis lux nos respiciens, con cherubim et seraphim adorant, illumina nos Domine tuo splendore, panis angelicus, lux in nocte nostra tollea nobis omnem cacitatem. Per hoc divinum convivium mens nostra impletur gratia, tu es fons vitae, lux anime et in te solo veritas lucet, da nobis Iesu hanc lucem perpetuam, quae in te manet et semper manebit. Anima nostra te desiderat, sicut cervus ad fontes aquarum, praesentia tua, lux dulcissima, cor nostrum in te, qui escit et sperat, gloria tibi, Christe lux eterna, qui nos ex tenebris admirabile lumen vocasti. Christus lux nostra, Christus spes nostra, qui tollis peccata mundi, illumina nos et da nobis pacem. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium, per te sciamus da
noscamus atque filium, te cutriusque spiritum credamus omni tempore. Sub umbra larum tuarum, Christe, confugimus secur et beati, coram facie tua, Domine, prosternimur, et in silentiu te adoramus. Pax Domini sit semper vobiscum, et lux tua nos illuminet, in hac presentia Sancta Spiritus noster, laete turinte. Christus lux nostra, Christus spes nostra, qui tollis peccata mundi, illumina nos, et da nobis Eroc divinum convivium, mens nostra impletur gratia. Tu es fons vitae, lux anime, et in te solo veritas lucet. Da nobis Iesu hanc lucem perpetuam, quae in te manet et semper manibit. Anima nostra te desiderat, sicut servus ad fontes aquarum, prasentia tua lux dulcissima, cor nostrum in te quiescit et sperat. Gloria tibi, Christe, lux eterna,
Nos ex tenebris admirabile lumen vocasti. Coram face tua, Domine, prosternimur, et in silentio te adoramus. Pax Domini sit semper vobiscum, et lux tua nos illumine. In ad prasentia sancta Spiritus noster laetetur, Christus spes nostra, qui tollis peccata mundi, illumina nos et da nobis pacem. Christe, lux vera, illuminans omnem hominem, veni in corda nostra, et fugato omni errore. Tu es sol justitiae, stella matutina, qui dissipas tenebras mundi peccati. Adoramus te, verbum Patris, in sacramento altaris presentem.
adorant. Illumina nos, Domine, tuo splendore. Panis angelicus lux in nocte nostra, tollea nobis omnem saectitate. Per hoc divinum convivium mens nostra impletu gratia, tu es fons vitae lux anime, et in te solo veritas luce. Da nobis Iesu hanc lucem perpetuam, quae in te manet et semper manebit. Spiritus consoladesur, ventus suavissimus, circumda nos aura sanctitatis Tuae. Aperit celum, utros benedictum, eis indat, rigens terram cordis nostris sitientem, inspira verba reconciliationis, et effunde pacem super terras laceratas. Sancta Trinitas, unum lumen et ununa salus, ad te currit anima nostra fessa. Absorbe omnem dolorem in abysum misericordiae Tuae, et restitue letitiam salutis. Presta nobis perseverantiam in fide, et gaudium in visione gloriae Tuae. Christe lux vera, amin innanz omnem hominem, venim corda nostra et fugat omni errore. Tu es sol justitia
tenebras mundi peccati, adoramus te verbum Patris, in sacramento altaris presente. O mirabile lumen de caelo descendens, in figura panis lux nos respiciens, con cherubim et seraphim adorant, illumina nos Domine tuo splendore, panis angelicus, lux in nocte nostra tollea nobis omnem cacitatem. Per hoc divinum convivium mens nostra impletur gratia, tu es fons vitae, lux anime, in te solo veritas lucet, da nobis Iesu, hanc lucem perpetuam, quae in te manet et semper manebit. Anima nostra te desiderat, sicut cervus ad fontes aquarum, praesentia tua, lux dulcissima, cor nostrum in te, qui escit et sperat, gloria tibi, Christe lux eterna, qui nos ex tenebris admira